Una volta creati i muri, possiamo passare ai pavimenti, quindi spegniamo, diciamo, questo elenco. Quindi per creare il pavimento posso selezionare questo vertice con Shift S, posizionare il cursore qui, uscire dalla selezione, con Shift A inserire un punto, con la E di Empoli andare a riquadrare tutta la parte interna. Con A di Ancona seleziono tutto, con F creo una faccia. Questo qua lo chiamo 1 pavimento casa. Esco esternamente, riseleziono questo elemento, entro nella selezione, Shift S, posiziono il cursore qui, esco fuori, Shift A, posiziono qui il vertice, con E posiziono sui bordi l'elemento, c'è il puntino, con A seleziono tutto, con F creo la faccia e questo lo chiamo 1 balcone balcone 1, esco esternamente, qui abbiamo un altro balcone, seleziono, entro all'interno, seleziono questo vertice, Shift S, cursor to selected, esco esternamente, Shift A, inserisco sempre il solito puntino e con E lo vado a posizionare sui bordi di quest'altro pavimento, con A seleziono tutto e con F chiudo le facce, esco esternamente e questo lo chiamo 1 pavimento balcone 2. Lo chiamo 1 pavimento balcone 1, in modo tale da avere tutti gli elementi, diciamo, separati tra di loro. Attivo nuovamente
i muri. Qui attorno a questo elemento abbiamo un piccolo muretto, quindi spengo i pavimenti del balcone. Allora, come prima cosa vado nella sezione e vado a vedere quanto è alto questo elemento, quindi sempre con il measure distance. Questo è 1 metro. E voglio misurare anche questa 1,73 m. Quindi vado in questa vista, Shift A, inserisco un plane che vado leggermente a spostare, entro in Edit Mode e lo vado a sagomare in corrispondenza di questo elemento. Ora faccio un'estrusione selezionando tutto con A, estrudi, di 0,74. Quindi faccio prima un'estrusione dove c'è il limite, diciamo, dell'altra parte e poi un'altra estrusione di 0,26. Questa estrusione, ok, la vado un attimo a rifare perché mi sembrava che non era andata diritta, quindi estrudo in questo modo. Poi seleziono queste due facce, clicco su estrudi e mi sposto qui leggermente più all'esterno. Seleziono questi vertici e con G mi metto in questa posizione . Qui mi sposto da quest'altra parte, seleziono queste facce, con E mi sposto questo qui e ancora con G sposto questo qui. Questo segno, che in realtà avrei anche potuto fare con un loop qui dentro, avrei ottenuto comunque lo stesso risultato.